Buonasera a tutti, oggi vi voglio fare un video nel quale vi spiego come dovete affrontare un colloquio di lavoro. Allora, come ben sapete tutti, il colloquio di lavoro è quando una persona viene convocata per fare una specie di intervista. In questa intervista vi verranno chieste le vostre esperienze lavorative, i vostri studi e le vostre conoscenze, già siano magari linguistiche che informatiche. Dipende sempre dalla tipologia del lavoro che andate a cercare. Allora, io vi racconterò un attimino in base alle mie esperienze, vi darò dei consigli che vi potranno essere utili, che potete essere d'accordo come no. Allora, il mio primo consiglio è quello di essere elegante. Cosa significa? Significa di avere un abbigliamento adeguato, quindi pulito, stirato, curato, già sia il vostro abbigliamento che le vostre scarpe. Poi è molto importante avere anche cura dei vostri capelli, dei vostri denti, delle vostre scarpe, in quanto la presentazione visiva è la prima parte che parlerà di voi. Quindi mi raccomando, non è scontato, dovete avere un abbigliamento curato e poi che sia idoneo alla tipologia di colloquio che andate a effettuare. Nel senso, se andate a fare un colloquio per un'azienda, magari per una posizione impiegatizia, mi raccomando, dovete avere un abbigliamento adeguato per questa posizione. Ovviamente, se andate a fare altre tipologie di lavori, vi consiglio un abbigliamento casual, pulito e curato, mi raccomando, è molto importante. Un altro aspetto importante è la puntualità, in quanto è molto importante arrivare in orario. Quindi vi consiglio, se il posto dove andate a lavorare non è vicino a casa vostra, di partire in anticipo. Perché? Perché così, se casomai dovete avere un imprevisto, avete tutto il tempo di arrivare al colloquio e non arrivare con il fiatone e stanchi e magari anche poco curati. Inoltre è molto importante arrivare almeno 10-15 minuti prima, in quanto in base al posto nel quale andreste a lavorare potrebbe essere possibile che magari vi dovete registrare. Cosa intendo? Che magari dovete compilare una scheda con la quale indicate tutti i vostri dati, indicate le vostre esperienze lavorative, potete fare magari un colloquio di gruppo, quindi anche lì dovete magari registrarvi. In alcuni casi ci sono anche aziende che fanno praticamente registrare le persone chiedendo i documenti in quanto state accedendo nell'azienda. Quindi mi raccomando, arrivate almeno 10-15 minuti prima. Un altro aspetto importante, controllate i vostri social. Mi raccomando, questo perché? Vi spiego brevemente. Allora, mi era successo di fare un colloquio di lavoro nel quale mi era stato chiesto se avessi una bambina. Poi, come sapete tutti, io ho una bimba. In quel tempo la bambina era ancora abbastanza piccola, aveva all'incirca 4-5 anni e mi era stato chiesto: signora, lei con chi lascerebbe la bambina? E io ero rimasta stupita, in quanto nella sede di colloquio non si era parlato ancora dei figli. Loro hanno visto la mia reazione e mi hanno detto: siamo andati a guardare il suo profilo Facebook e abbiamo visto la sua foto con sua figlia. Sono rimasta molto colpita e molto stupita, in quanto ricordatevi che tante aziende vanno a controllare i vostri profili social. Questo perché? Perché già da lì vedono un attimino che tipo di persona siete, in base alle cose che postate nei vostri social network. E mi raccomando di avere molta attenzione di quello che viene messo nei vostri social, in quanto dà un'immagine anche di voi. Un altro consiglio importante: curate il vostro
curriculum, nel senso, intendo che il vostro curriculum deve essere praticamente spiegato in maniera chiara, pulito. In alcuni casi vi consiglio di fare anche una lettera di presentazione. Questo perché? Perché il curriculum deve avere un'adeguatezza, nel senso deve avere un andamento corretto delle vostre esperienze lavorative. Dovete ricordarvi bene le date e spiegare bene le vostre esperienze e le mansioni che facevate degli altri lavori che avevate svolto. Alcune persone mi dicono che non sono d'accordo invece per quanto riguarda l'aspetto economico, di parlarne già in sede di colloquio. Per quanto riguarda la mia esperienza, secondo me è meglio parlarne, in quanto potete evitare delle incomprensioni e potete evitare poi di lavorare un mese e poi non avere la retribuzione adeguata. Allora, vi racconto la mia esperienza. Mi era successo di andare a lavorare in un'azienda tempo fa. In questa azienda praticamente ho dovuto fare diversi colloqui. Questo era indicativamente quando c'era il Covid, quindi tanti colloqui li ho fatti in videochiamata e successivamente ne ho fatto l'ultimo in presenza. Vi dico che all'incirca ho fatto 3 colloqui in questa azienda con persone diverse. Quando finalmente sono stata assunta, che non ci credevo più, perché tra una cosa e l'altra, tra i diversi colloqui che ho dovuto fare e poi momento che poi mi hanno confermato l'assunzione, era trascorso un mese, quindi non ci contavo più nell'assunzione in questa azienda. Momento che sono stata assunta, non ho parlato di retribuzione, in quanto non mi usavo, tante volte comunque non è consigliato e quindi ho tralasciato questo aspetto. Davo per scontato che, visto e considerato che loro avevano il mio curriculum e avevano visto che avevo lavorato in altri posti, quindi avevo esperienza di più di 4 anni in quel settore, in quel periodo, ma forse anche di più, forse già di 6 anni, perché nell'ultima azienda avevo avuto 4 anni, però avevo lavorato anche in altre aziende, quindi più o meno all'incirca 6 anni di esperienza. Cosa succede? Che non dico niente. Momento che inizio a lavorare, tutto bene, tutto a posto, vengo seguita, affiancata e tutto quanto. Momento che ricevo la prima retribuzione, ho detto no, qua c'è stato un errore. Invece no, non c'era stato un errore. Ho chiesto immediatamente mi venisse inviata la busta paga, mi hanno spiegato che c'era un portale che mi dovevo iscrivere per vedere la mia busta paga. Momento che ho visto nel portale il tipo di contratto che mi avevano fatto, era un contratto peggiorativo rispetto alla mia esperienza. Quindi mi sono subito rivolta al capo del personale e ho chiesto come mai questa retribuzione. Loro mi hanno detto che loro per il primo anno nel quale si veniva assunto in questa azienda facevano questa tipologia di contratto. Io mi sono spiegata che io, avendo avuto già esperienza in quel settore, non potevo accettare tale retribuzione, sempre in maniera corretta e in maniera decisa. Mi è stato detto che dovevano valutare. Nel giro di qualche giorno mi era stato poi detto che avrebbero cambiato la tipologia di contratto di lavoro. Poi, momento che mi era stato cambiato il tipo di contratto di lavoro, allora ho continuato a lavorare per loro. E scrivetemi nei commenti se anche a voi vi è successo delle esperienze di questo tipo. Per quello io vi dico, vi consiglio sempre di chiedere prima quanto andate a guadagnare. Questo perché? Perché ciascuno di noi ha degli impegni, ciascuno di noi ha delle spese da sostenere,
Quindi in questo modo, se voi chiedete in anticipo quanto andate a prendere, vi potete evitare il mese successivo di avere una retribuzione non adeguata con i vostri impegni. Quindi mi raccomando, siate precisi su questo punto. Ovviamente non dovete chiedere in maniera arrogante, ma dovete chiedere in maniera decisa, questo sì. Infatti nell'ultimo lavoro che avevo svolto avevo chiesto molto chiaramente quale tipo di contratto avrei avuto e avevo proposto anche il livello nel quale volevo essere assunta, e l'azienda, vi dirò, ha accettato. Quindi se l'azienda è interessata al vostro profilo, a voi come persona e come lavoratore, mi raccomando, non abbiate timore né paura di dire le vostre esigenze retributive. Un altro consiglio, il mio consiglio è che vi informate sull'azienda. Cosa intendo per informarvi sull'azienda? Intendo che l'azienda deve essere un'azienda che a voi trasmetta fiducia, un'azienda che voi volete lavorare in quell'azienda, in quel settore, che sia un'azienda affidabile, che sia un'azienda che vi trovate a vostro agio. Questo perché? Perché eviterete tante perdite di tempo. È inutile che iniziate in un posto che poi non vi trovate bene. Poi in sede di colloquio tante volte vi viene chiesto: conoscete la nostra azienda? Quindi voi dovete sapere di cosa si occupa quell'azienda, di cosa tratta, perché magari chiedono un'impiegata amministrativa e voi non sapete di cosa si occupa l'azienda, in quanto non l'avete mai sentita né conosciuta. Quindi mi raccomando, controllate il sito dell'azienda, in quanto tante volte mi è stato chiesto se conoscevo l'azienda, e controllate un attimino di cosa si occupa e la sua storia, in modo che fate un'ottima figura in sede di colloquio. E scrivetemi nei commenti se voi aggiungereste qualcosa in più per fare un ottimo colloquio. Poi, un'altra cosa che vi consiglio: momento che venite assunti, ricordatevi che siete in un periodo di prova, quindi rendetevi disponibile. Se vi viene chiesto di fare magari un po' di straordinario, vi viene chiesto di fare delle ore in più, rendetevi comunque una persona affidabile, disponibile e volenterosa, con voglia di lavorare, in quanto questo vi farà fare un'ottima figura. E ricordatevi, siete in prova, quindi sia l'azienda sia voi vi state valutando a vicenda, quindi siete liberi ciascuno di non accettare poi successivamente il contratto di lavoro. E spero che questo video vi sia utile, spero che vi serva e spero che vi sia di aiuto, e se vi è piaciuto regalatemi un like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi qua sotto nei commenti se voi aggiungereste qualcos'altro per fare un ottimo colloquio di lavoro. Vi auguro a tutti buona serata, ciao!